Ciao, hackerine e hackerini! Ti sei mai chiesto cosa succede in quei pochi istanti tra quando tocchi chiama e quando l'altra persona risponde? È un gesto automatico, un tocco e la tua voce attraversa il mondo. Ma come fa a raggiungere esattamente la persona giusta? E soprattutto pensa a questo, il telefono squilla, sul display compare il numero della tua banca. Rispondi, una voce calma e professionale ti avvisa di un tentativo di frode sul tuo conto. Per mettere al sicuro i tuoi soldi, devi trasferirli immediatamente su un conto speciale. Tutto sembra credibile, il numero è autentico, la voce è convincente, la situazione è urgente. E se ti dicessi che non è la tua banca, ma un hackerino dall'altra parte del mondo pronto a prosciugarti il conto? Non è la trama di un film, è la truffa dello spoofing dell'ID chiamante. Oggi ti spiego cos'è, come funziona e soprattutto come riconoscerla prima che sia troppo tardi. La parola spoofing ti suonerà familiare, ma che significa davvero? In parole povere, lo spoofing dell'ID chiamante è l'arte di mascherare un numero di telefono. Permette ad un hackerino di far apparire sul tuo telefono un numero a sua scelta, qualsiasi numero. Pensa ad una telefonata come ad una lettera. L'ID chiamante è il mittente scritto sulla busta. Ecco, lo spoofing permette ad un hackerino di scrivere sulla busta l'indirizzo che vuole, quello della tua banca, della polizia, dell'agenzia delle entrate o persino il tuo stesso numero. E la tecnologia per farlo è spaventosamente semplice da usare, grazie a servizi telefonici via internet che permettono a chi chiama di digitare a mano il numero da mostrare. Il risultato? Tu ricevi la chiamata, vedi un numero che conosci e di cui ti fidi, abbassi la guardia e rispondi. È proprio lì che scatta la trappola. Lo spoofing non è la truffa in sé, è la chiave che gli hackerini usano per forzare la porta della tua fiducia. Una volta dentro, possono iniziare a rubare. Ok, ma come ci riescono? E perché è così facile cascarci? Per capire lo spoofing, dobbiamo prima vedere come funziona una chiamata normale. Quando chiami qualcuno, il tuo telefono non spedisce la tua voce in una linea diretta, ma è un po' più complesso. Il telefono, prima di tutto, trasforma la tua voce in pacchettini digitali, tipo quando invia un messaggio vocale, ma molto più veloce. Questi pacchettini viaggiano verso l'antenna più vicina, quella che di solito vedi in cima ai palazzi. Sì, quelle che tutti pensano emettono 5G e ci leggono la mente, ma in realtà si limitano a fare il loro lavoro. L'antenna passa tutto al cervellone dell'operatore, che fa da centro di smistamento, un po' come un enorme ufficio postale. Ok, questa chiamata dove deve andare? A chi è diretta? Il cervellone trova il telefono del destinatario, tipo ah, eccolo, sta lì vicino al bar sotto casa, e gli invia la chiamata, che arriva sul telefono dell'altra persona praticamente all'istante. In tutto questo giro, la rete del tuo operatore telefonico attacca automaticamente alla chiamata un'etichetta digitale col tuo numero. L'informazione viaggia sulla rete e il telefono di chi riceve la chiamata legge quell'etichetta e ti mostra il numero corretto. Lo spoofing aggira questo sistema. Utilizzando servizi di telefonia via internet, gli hackerini possono intercettare questo processo. Invece di far inserire il numero dalla rete, questi servizi via internet chiedono: che numero vuoi mostrare? E loro possono scrivere quello che vogliono. Questo è proprio lo spoofing del caller ID, cioè l'ID chiamante. L'ID chiamante è proprio quella piccola informazione aggiuntiva inviata insieme alla chiamata. Come detto, quando chiami, il tuo operatore telefonico inserisce il tuo numero nel pacchetto della chiamata. Il telefono del destinatario legge questa informazione e la mostra sullo schermo. Praticamente lo spoofing non ruba numeri, è più simile a mettere un nome falso sul citofono. Tu non sei davvero banca X, ma lo fai sembrare così. In certi tratti del viaggio della chiamata, il numero del chiamante non viene verificato in modo rigoroso. La rete telefonica è stata progettata in un'epoca in cui la sicurezza non era un problema così urgente, quindi capisci che si pensava più a farla funzionare che a metterla in sicurezza. È un po' come se ti fidassi ancora del postino che ti lascia un biglietto. Sono il corriere, apri pure. Nessuno controlla davvero chi l'ha scritto. Per rendere l'idea in modo semplice, immagina questo. Tu ti chiami Mario, un hackerino vuole farsi passare per la tua banca. La banca ha un numero noto al pubblico, tipo 800 123 456. L'hackerino configura una chiamata che dice alla rete: quando arriva da quell'utente di che sono l'800 123 456. E la rete, che è molto educata ma non molto sospettosa, risponde: certo, nessun problema. Risultato? Sul tuo schermo appare il numero della banca, ma a chiamarti è Giovanni, 48 anni, amante del calcetto e delle truffe telefoniche. Ma la tecnologia è solo uno strumento. L'arma vera, quella letale, è la psicologia. Gli hackerini non sono dei semplici smanettoni, sono maestri di ingegneria sociale. Sanno come manipolare le nostre emozioni. La loro chiamata non è mai una passeggiata, c'è sempre un'emergenza, un pericolo imminente, una minaccia che ti obbliga ad agire ora. Questa tecnica si chiama vishing, ovvero il phishing fatto a voce. Ho fatto un intero video su questo
questo vai a dare un'occhiata. Quasi sempre lo spoofing è usato per scopi malevoli o disonesti e alcune tecniche sono molto subdole per nascondere la propria identità e per indurti a fidarti. La prima tecnica è la truffa del vicinato. Per esempio, usano il tuo prefisso locale per farti pensare che sia un vicino o un'attività della zona, aumentando le probabilità che tu risponda. Praticamente vedi un numero col tuo prefisso e pensi, ah, sarà il panettiere. E invece no, è qualcuno che non ha mai fatto il pane in vita sua, ma sa benissimo come fregarti i soldi. Oppure l'impersonificazione, cioè quando fanno apparire il numero di una banca, un'agenzia governativa o un'azienda affidata per indurti a fornire dati personali o finanziari. Ma quindi che facciamo? Smettiamo di rispondere al telefono? Assolutamente no. La buona notizia è che per quanto gli hackerini siano furbi, la loro trappola psicologica è sempre la stessa e smascherarli è più facile di quanto credi. Prima di tutto impara a riconoscere i campanelli d'allarme, segnali che devono farti accendere una lampadina rossa a prescindere dal numero che vedi. Se senti frasi come devi fare subito, i tuoi soldi sono in pericolo ora, tra 2 minuti blocchiamo tutto, è un allarme gigante. Le aziende serie non ti metteranno mai una tale pressione psicologica al telefono. Poi nessuna banca, nessuna forza dell'ordine, nessuno ti chiederà mai per telefono password, PIN, codice della carta o i numeretti che ti arrivano via SMS. Quei dati sono solo tuoi, punto. E se ti chiedono di spostare soldi per metterli al sicuro, di andare ad un bancomat per fare un'operazione o di installare un'applicazione, è una truffa, garantito al 100%. È come se un ladro ti dicesse mi apri un attimo? È per proteggere la tua TV nuova. Suona male sempre. Ora potresti pensare, ma le autorità non fanno niente? Certo che sì. Proprio di recente l'Agcom in Italia ha introdotto nuovi filtri per bloccare molte di queste chiamate false, specialmente quelle dall'estero o che usano numeri di cellulare. Inoltre, per contrastare lo spoofing sono nati protocolli moderni, che funzionano un po' come la firma digitale, ma per le telefonate. Permettono agli operatori di verificare se il numero mostrato è autentico. Non è ancora perfetto, ma sta migliorando. Ma purtroppo gli hackerini sono come l'acqua, trovano sempre una nuova crepa. La difesa più forte alla fine resti sempre tu. Per questo ho creato le 3 regole d'oro, semplici ma a prova di bomba. La prima regola d'oro è il display mente più di quando dici arrivo in 5 minuti mentre sei ancora in pigiama. Scrivitelo in testa. Il numero che vedi sullo schermo non vale niente, non è una prova. Può essere falso, anche se è il numero della tua banca, della polizia o di tua nonna. Parti dal presupposto che dall'altra parte potrebbe esserci chiunque. Seconda regola, attacca e verifica tu. Questa è l'azione che ti salva la vita e il portafoglio. Appena senti puzza di bruciato, urgenza, richiesta di dati, cose strane, non stare a discutere, riattacca. Subito dopo prendi in mano la situazione. Pensavi fosse la banca? Perfetto. Cerca tu il numero ufficiale sul loro sito o su un estratto conto, chiama quel numero e chiedi se c'è un problema. Nel 99,9% dei casi la risposta sarà no, tutto a posto. Con una mossa hai smontato tutto il loro teatrino. Terza regola d'oro: nessuna urgenza è reale. Le vere procedure di sicurezza non sono mai basate su una telefonata isterica che ti chiede di svuotare il conto in 30 secondi. Se c'è un problema, la banca può bloccare una carta o un'operazione da sola. Non ha bisogno che tu sposti i soldi in preda al panico. Qualsiasi richiesta basata sulla fretta è per definizione una fregatura. Respira e prenditi il tempo per pensare. La tecnologia può essere un'arma contro di noi, ma la conoscenza è il nostro scudo. Capire come giocano e avere un piano ci trasforma da vittime a persone preparate, e difendersi, come vedi, è assolutamente possibile. Se ti è piaciuto il video lascia un like e iscriviti al canale per altri contenuti sul magico mondo della cybersecurity. Ciao, alla prossima!